Allora, ciao ragazzi, sono in partenza per il Giro dei Tre Laghi. Non so se riesco a farlo tutto perché il tempo non è dei migliori, però vediamo. Ho preparato la bici, ho controllato la pressione delle gomme davanti e dietro a posto, ho controllato la pressione della forcella, ho oliato la catena e si parte. Ciao. Ciao. Uh. Uh. Testa. Oppa. Wow. Giornata direi perfetta, non piove, forse non pioverà, speriamo, anche se minaccia un po', e non è freddissima, si sta abbastanza bene e parlo ancora delle gomme, nel senso che queste gomme sicuramente non sono adatte a questo tipo di giro, che è il Giro dei Tre Laghi, perché ci sono tanti trasferimenti su asfalto e comunque diciamo di tecnico ce n'è veramente pochissimo, per cui ci sarebbero volute gomme più scorrevoli, ma ovviamente non è che si può cambiare gomme ogni volta che si esce. È la prima volta che esco con questi occhiali nuovi, questi che sono degli occhiali cinesi, e stessa marca di un paio di occhiali che avevo prima e che mi sono durati 2 anni, stranamente, perché di solito tutti gli occhiali da bici mi duravano veramente poco, perché poi cadendo si rovinavano
o si rompevano, e parlo di occhiali Sebé piuttosto che Rudi o cose di questo tipo, per cui un paio d'anni fa ho comprato questi qua da AliExpress, pagati 13 euro credo, e mi sono durati 2 anni, fino a che settimana scorsa, siccome sono sempre di fretta, siccome non mi piace fermarmi, eccetera eccetera eccetera, attenzione che devo girare di qua, ho tolto il casco mentre pedalavo per togliere la cuffietta sotto casco, e avevo gli occhiali che erano sopra la cuffietta come adesso, per cui quando poi ho tolto la cuffietta mi sono caduti in terra, che di per sé non sarebbe stato un problema se non fosse ovviamente che sono finiti sotto la ruota posteriore, ruota posteriore della bici, per cui si sono disintegrati. Allora ho comprato questi stavolta su Amazon perché volevo averli un po' velocemente, per cui li ho pagati mi pare 34 euro se non sbaglio. Su AliExpress comunque costavano intorno ai 18-20, ma sarebbero arrivati in un mese, e oggi è la prima volta che li provo. Sono occhiali fotocromatici perché non mi va di stare a cambiare le lenti ogni volta. Mi sono sempre trovato bene con quelli lì per 2 anni, per cui questi la differenza che hanno è che non hanno la montatura sotto, a differenza degli altri, per cui in teoria dovrebbero essere più leggeri e più confortevoli. Vedremo. Oggi, se riesco e non fa troppo freddo, mi fermo e vi racconto anche un po' dei cerchi che sto utilizzando, che sono dei cerchi Rocky in carbonio da 29 pollici, e canale mi sembra 32. Poi vi metto tutto in descrizione, anche i link dove andare a comprarli, anche degli occhiali. E adesso è un po' di tempo che ce li ho questi cerchioni, e avendo provato anche queste gomme più larghe vorrei darvi il mio feedback. Quindi continuate a guardare il video e a dopo. Ciao. Una cosa importante: iscrivetevi al canale, non vi costa niente e a me fa sicuramente molto piacere e mi dà insomma lo spunto per fare nuovi contenuti. Ecco, vorrei raccontarvi ancora un pochino di questi occhiali, perché adesso sono, credo, un paio di anni, come dicevo, che li uso. Il modello precedente, stessa marca, e devo dire che le lenti le trovo veramente ottime.
per quello che costano gli occhiali direi che sono veramente ottimi. Mi sono caduti gli occhiali diverse volte, si sono un po' segnati, ma niente di che. La velocità di cambio, diciamo di intensità del colore dell'occhiale, della lente, quindi il fatto che diventi scura e si schiarisca in base a quanta luce c'è, lo ritengo abbastanza veloce, sicuramente in linea con altri occhiali, ripeto, Sebé o di Project che ho avuto, se non addirittura più veloci, quindi ottimo. E oltre a questo il sistema di areazione è veramente ottimo, per cui non c'è praticamente quasi mai appannamento, cioè sono veramente molto ben areati, per cui davvero non si appannano quasi mai, quindi ottimo anche questo. Questi che non hanno neanche la struttura sotto, la montatura sotto, sono ancora più leggeri e sicuramente avranno una reazione anche migliore, quindi ottimo acquisto. Sempre essere cortesi quando si condivide un sentiero con altri ciclisti o con pedoni, mi raccomando, perché già non ci vedono bene a noi ciclisti, né sulle strade, ormai neanche sui sentieri ci vedono più bene, quindi più riusciamo a essere, insomma, fair, mettiamola così, meglio è. Questa è una variante, di solito faccio il percorso giù al lago, che è quello dove ci sono le sculture di legno, è molto bello anche quello, ma giù ho voluto provare a passare da qua, molto bello anche qua. Allora, intanto vorrei anche cominciare a dirvi due parole su questi cerchi. Vediamo se riesco a staccare la telecamera. Ok, due parole su questi cerchi della Rocky, poi come detto vi metto il link in descrizione. Allora, sono cerchi in carbonio molto leggeri, i mozzi della DT Swiss, e devo dire che mi trovo veramente molto bene. Adesso un attimo, perché qua c'è un pezzo un po', ok, ok, dicevo, mi ci trovo veramente molto bene. Il passaggio dai cerchi in alluminio a questi in carbonio l'ho fatto, penso, ormai 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, adesso non ricordo, e no, 2 anni fa credo, e ci ho fatto veramente un sacco di uscite in diversi ambiti, quindi asfalto, ghiaia, fango, insomma di tutto, come avrete potuto vedere dai miei video. E che cosa dire, sono cerchi veramente leggeri, ma al di là della leggerezza
secondo me il vero motivo per cui cambiare dal cerchio in alluminio al cerchio in carbonio non è tanto la leggerezza quanto la rigidità. Questi sono cerchi che, quando imposti una traiettoria, voi sapete che in discesa non è che sia un drago, anzi, con questi cerchi però devo ammettere che è tutto facilitato. Con queste gomme poi a sezione larga e molto tassellate ancora di più, ma diciamo che il cerchio in carbonio ha veramente una rigidità tale per cui tutto quello che imposti rimane, cioè in discesa, sullo scassato, sono sicuramente più difficili da guidare, ma sicuramente aiutano. Adesso interrompo, riprendo dopo perché questo è un pezzo di trasferimento sulla strada e c'è un casino pazzesco. A dopo. Adesso che siamo un po' più tranquilli, riprendo quello che stavo dicendo sui cerchi. Allora, dicevamo rigidità, sicuramente, non dico niente di nuovo perché lo saprete già. E un'altra cosa che io ho notato tantissimo è il rotolamento, non so come dirlo, l'inerzia. Cioè questi cerchi, a differenza dei cerchi di alluminio, rendono la bicicletta veramente molto più scorrevole. Quindi vuoi il peso veramente ridotto della mia bicicletta, che è con le gomme, diciamo quelle leggere, con il lattice, i pedali, tutto, tolta chiaramente borraccia o portaattrezzi, quello che è, insomma, però la bicicletta pronta per essere utilizzata è poco meno di 9 kg, 8 kg e 8, quindi sicuramente questo è un grande vantaggio. Devo dire che se fosse solo la leggerezza, questo vantaggio non lo si percepirebbe troppo in pianura, cioè anche se la bicicletta fosse pesante, una volta lanciata in pianura non dovrebbe più, diciamo, avere questo grosso vantaggio avendo i cerchi in carbonio. Eppure io ho notato tantissimo questa cosa qua, che chiaramente è espressa all'ennesima potenza nel momento in cui c'è un misto dove ci sono tanti rilanci. Quello sicuramente, bicicletta leggera, cerchi in carbonio con questa caratteristica di rotolamento importante, fanno tantissimo in quelle condizioni lì, che sono quelle poi tipiche del cross country. Quindi pedalo forte, rallento, curva, salto, quello che è, rocce, e poi riparto velocemente. Quindi in quelle occasioni sicuramente hanno dei vantaggi incredibili. Adesso magari mi fermo un secondo per farvi vedere i cerchi, anzi mi fermo subito così li vediamo. Oppa, eccoci, ci appoggiamo qua, eccoli qua. I cerchi sono questi, Rocky A533, e devo dire davvero, ragazzi, che sono degli ottimi cerchi, forse poco conosciuti perché, diciamo, l'azienda dove li ho comprati di fatto li assembla, quindi su misura e su ordinazione. Infatti vedete che io ho i nipple verdi, le scritte bianche, ma potete mettere del colore che volete, e poi ecco i mozzi della DT Swiss, i 350. Quindi ottimo, bike online, ottimo lavoro, ottimi cerchi. Costo non lo ricordo, poi metto tutto in descrizione, e quindi good job. Adesso riprendiamo a pedalare perché fa freddo stando fermi e essendo sudati. A dopo, ciao.
il cavallo che si gratta al top. Che zampe, ragazzi, questi sono cavalli da lavoro, di quelli proprio da paura. Come si gratta? Grande. Il lago del Segrino è sempre spettacolare. Diciamo che all'interno di questo giro dei 3 laghi è la parte meno divertente, diciamo paesaggisticamente bella anche in questa stagione, ma dal punto di vista della pedalabilità non è tanto divertente perché è tutta pista ciclabile asfaltata. D'estate poi è un carnaio, soprattutto nei weekend o nei giorni festivi, per cui vabbè, però ci sta. Ciao! Ormai siamo sulla via del ritorno, anzi, bestia, ma sei fuori? Che cazzo, via! Sto cazzo di cane, non si può. Dove arriva? Ancora le pecore qui sopra, forse si sente lo scampanellio. Dicevo che ormai sono quasi arrivato, manca 7-8 km, 10, non lo so, ma diciamo che il giro è finito. Adesso c'è questo ultimo pezzo divertente, sterrato, e poi è tutto asfalto. Per cui, ragazzi, se anche questo video vi è piaciuto, grazie per essere arrivati fino a qua, grazie per averlo visto. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale, che a voi non costa niente e a me mi dà la grinta per fare altri contenuti. Grazie e alla prossima, ciao. Che sono passate le capre e le pecore, perché c'è pieno di cacca. Si vede
delle vagoline delle pecore e delle capre.